Questa volta non avete proprio scuse. Amiche ed amici, ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento. Eh sì, non avete scuse perché il progetto di oggi è super facile, ma soprattutto non ci sono regole per eseguirlo. Anzi, andiamo a ruota libera. Comunque, oggi vedremo la maglia che sto indossando e che già avete visto sicuramente in anteprima. L'ho realizzata con la tecnica del top down su uno sprone quadrato a punto ondina. Il punto ondina praticamente è su tutta la maglia e perfino lungo le maniche. Non c'è interruzione di punto, ma abbiamo un'unica texture, un'unica trama. Andiamo anche oggi al succo del discorso per via della durata del video. Non mi sono dilungata in chiacchiere, ma vi ho mostrato tutto passo passo. Dunque, per questo progetto ho utilizzato ben 8 gomitoli da 50 grammi di Amore Super Soft Cashmere di Borgo dei Pazzi Firenze. Stiamo parlando sempre di un prodotto made in Italy, prodotto rivenduto in Italia, la cui composizione è costituita dal 45% lana, dal 25% viscosa, dal 20% poliammide e dal 10% cashmere. Questo filato fa parte della collezione Amore, se vi ricordate la collezione dei filati rigenerati di Borgo dei Pazzi Firenze. Anche questo è un filato prodotto da materie seconde provenienti dal riciclo post-consumer accuratamente selezionate. E sentite bene, questo filato è certificato Global Recycled System. Quindi tutto il materiale, anziché andare in discarica, viene valorizzato al pari di materie prime ed ecco qua che nasce questo bellissimo filato super morbido, bellissimo, comodo, una nuvola addosso non si sente, sembra che non abbia niente, ma in realtà è super caldo. Gli uncinetti consigliati sono il 5,5 ed il 6, io ho utilizzato l'uncinetto numero 6. Ogni gomitolo è composto da 50 grammi di filato e ho utilizzato esattamente la variante numero 49, che è questo bellissimo fucsia, e la variante numero 33. Non è propriamente un nero, credo sia un melange. Le tonalità vanno tra il nero ed il grigio, un nero tenue non acceso. E pensate bene, vi sono ben 22 colorazioni disponibili, quindi anche qui ci si può sbizzarrire. Sappiate che valorizziamo molto la texture del punto ondina andandolo a lavorare con due colori, proprio come ho fatto io. Comunque trovate il materiale che vi ho mostrato e di cui vi ho elencato tutte le caratteristiche sul sito www.borgodeipazzi.com. Tra l'altro, se al checkout inserite il codice promozionale che vi lascio qui in sovraimpressione e giù nell'info box, riceverete un buono sconto dal valore di euro 5. E non solo, questo buono sconto, questo codice è applicabile su tutti i prodotti rivenduti sul sito www.borgodeipazzi.com. Quindi se fossi in voi ne approfitterei, perché i materiali dell'azienda sono davvero molto validi, made in Italy, prodotti rivenduti in Italia, come vi ho detto poco fa. A questo punto passerei direttamente al tutorial, non ho altro da aggiungere, vi dirò tutto nel corso del video, però prima di questo come sempre ti ricordo di iscriverti al canale, di attivare la campanellina e personalizzarla su tutte. In questo modo non ti sfuggiranno tutti i prossimi progetti. Cosa aspetti? Seguimi anche sui miei social per non perderti i vari retroscena. A questo punto, sigla! Dunque, iniziamo per gradi. Il punto di lavorazione che effettuerò sarà il punto ondina, che per la lavorazione in tondo si sviluppa su un multiplo di 8 punti. Qui appunto ho fatto lo schemino, vedete i numeri dall'1 all'8 e l'esecuzione del punto di lavorazione che si sviluppa su 4 giri. I punti di lavorazione impiegati sono il punto basso, il mezzo punto ed il punto alto, per cui non faremo altro che ripetere questa sequenza di punti su tutte le catenelle che andiamo ad avviare per la realizzazione del nostro maglioncino. Come notate l'ho realizzato su uno sprone quadrato perché tutti e 4 i lati sono uguali e non dobbiamo fare chissà quali calcoli. Dobbiamo fare un unico calcolo, ovvero andare ad avviare un numero di catenelle che sia multiplo di 8 ed il gioco è fatto. Per avviare il numero di catenelle bisogna prendere intanto una misura utilissima, la circonferenza della nostra testa.
testa. Nel mio caso è 55 cm, ma può oscillare tra i 55 e i 60 cm. Con il filato Amore Super Soft Cashmere 115 e con l'uncinetto di lavorazione, nel mio caso il 6, quelli consigliati sono tra il 5,5 ed il 6, i 55 cm della circonferenza si sviluppano su 72 catenelle, che è un multiplo di 8. Se per esempio bisogna fare una circonferenza da 60 cm, magari aggiungete 8 catenelle e andate ad 80 catenelle. Una volta fatte le 72 catenelle andremo a chiudere a cerchio il nostro lavoro. E per capire quanti punti distribuire su ciascun lato basta fare una piccola operazione matematica. Abbiamo uno sprone quadrato, no? Quindi tutti e 4 i lati sono uguali. Basta fare il numero delle catenelle, che nel mio caso è 72, diviso 4 lati, esce fuori un numero 18, per cui per ogni lato distribuirò 18 punti che verranno divisi da una catenella e da lì si avvierà il lavoro durante il secondo giro. Per esempio, se avete voi avviato 80 catenelle, basta dividere 80 diviso 4, andrete a lavorare 20 punti su ciascun lato. Ogni 20 punti aggiungete una catenella. Super semplicissimo. Fatto tutto questo, durante il primo giro possiamo andare a lavorare fin da subito il punto di lavorazione. Lo lavoreremo in maniera costante, per cui una volta che noi terminiamo di fare i 3 punti bassi consecutivi, il mezzo punto, i 3 punti alti e il mezzo punto alto, riprenderemo nuovamente a lavorare da capo, quindi 3 punti consecutivi e così via, nonostante abbiamo di mezzo gli aumenti di ciascun angolo. Ecco perché questo progetto non ha regole, perché trovato il numero di catenelle, per ciascun giro andremo a ruota libera. Come vi dicevo prima, il punto di lavorazione si sviluppa su 4 giri. Il primo giro costituito da punti bassi, punti alti e mezzi punti, il secondo giro costituito da punti bassi, il terzo giro costituito sempre da punti alti, mezzi punti e punti bassi, sono sfalsati, mentre durante il quarto giro lavoreremo punti bassi. Terminato il quarto giro ricominceremo ripetendo il giro 1 e così via. Insomma, bisogna ripetere blocchi da 4 giri per tutto il lavoro. Intanto partiamo dall'avvio. Spero tutto sia chiaro. Se avete qualche dubbio o perplessità, non esitate a scrivere un commento sotto al video, sarò lieta di rispondervi come sempre. Inizio con la colorazione 49, prelevo il filo sempre dal centro, in questo modo lavorerò in maniera comoda, ed inizio ad avviare 72 catenelle che equivalgono a 55 cm. Per una circonferenza leggermente più grande potete pure avviare 80 catenelle, quindi ne aggiungete 8 a quelle di partenza. Mentre se dovete realizzare lo stesso maglioncino per un bimbo o ad una bimba, chiaramente farete meno catenelle ma sempre multiplo di 8. Fa fede sempre la circonferenza della testa. Inizio a fare un cappio, uncinetto di lavorazione numero 6 e avvio 72 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 71, 72esima catenella. Chiudo a cerchio, ad anello. Importantissimo mettere tutte le catenelle sul dritto. Entro nella primissima catenella, prendo il filo e chiudo. Faccio una catenella ed inizio subito col punto di lavorazione. Durante il primo giro devo andare a lavorare 3 punti bassi consecutivi, un mezzo punto alto, 3 punti alti consecutivi e un mezzo punto. Andiamo a lavorare quindi questa sequenza di punti. Entro nella prima catenella dove ho chiuso, faccio il primo punto basso e nelle prossime 2 catenelle ripeto. Terzo punto basso, dopodiché lavoriamo un mezzo punto, quindi prendiamo il filo, entriamo nella catenella, usciamo fuori, abbiamo 3 asole e chiudiamo tutto. Dopodiché andiamo a fare 3 punti alti consecutivi, quindi prima catenella, primo punto alto, chiudiamo le prime 2 e poi le altre 2. Riprendo il filo, catenella successiva, chiudo le prime 2 e poi le altre 2, ultimo punto alto,
chiudo le prime 2 e poi le altre 2. Termino il modulo con l'ultimo mezzo punto nell'ultima catenella, quindi chiudo tutte le asole insieme e abbiamo realizzato così la prima sequenza, il primo blocco di 8 punti. Vi ricordo che dobbiamo arrivare a 18 nel mio caso. Per continuare comincio ripetendo la sequenza di prima. Un punto basso nei prossimi 3 punti, un mezzo punto alto, tre punti alti consecutivi, un mezzo punto alto. Ok, secondo blocco terminato, abbiamo 16 punti, mi mancano 2 punti prima di creare l'aumento con la catenella. Vado a lavorare soltanto 2 punti bassi, il primo ed il secondo. Ho lavorato 2 punti bassi di 3. Facciamo una catenella e nella catenella successiva realizziamo un punto basso, per cui stiamo rispettando la sequenza di punti precedente. Ora, affinché le principianti possano seguirmi ulteriormente, vado a mettere il marcapunti nello spazio di una catenella. Qui, durante il secondo giro, andremo a realizzare l'aumento. Dopo i 3 punti bassi consecutivi con la catenella di mezzo, andiamo a lavorare un mezzo punto, 3 punti alti consecutivi, concludiamo con un mezzo punto e poi ripartiamo. Un punto basso nei prossimi 3 punti. Vedete, non ci sono regole, nonostante ci sono le catenelle di mezzo che servono per realizzare l'aumento e quindi ingrandire lo sprone, noi comunque rimaniamo fedeli alla sequenza di punti del punto di lavorazione. Poi facciamo il mezzo punto, 3 punti alti consecutivi, 1, 2, 3 e concludiamo con un mezzo punto. Dopo aver fatto la catenella ho lavorato 14 punti, devo sempre arrivare a 18, quindi mi mancano 4 punti. Vado a lavorare quindi i primi 3 punti bassi e poi il mezzo punto. 1, 2, 3, nel punto successivo un mezzo punto e abbiamo concluso così l'altro lato dello sprone quadrato. Quindi facciamo una catenella e nella catenella successiva continuiamo la sequenza di punti. Andiamo a fare 3 punti alti consecutivi. Vedete, non c'è alcuna regola. 1. A me piace questo progetto perché è appunto particolare, non seguo alcuna regola. 3 punti alti e concludo la sequenza di punti con il mezzo punto. Allora, io credo che sia chiaro come continuerò. Vado a mettere il marcapunti nella catenella di separazione. Credo che sia chiaro il lavoro che sto effettuando, quindi io continuerò così. Quello che ho applicato prima lo continuo e ci vediamo alla fine del giro. 16° punto e devo lavorare il secondo punto alto della sequenza. 17° punto, sempre un punto alto. E concludo con un mezzo punto alto
nell'ultima catenella. E come notate abbiamo rispettato il multiplo di lavorazione, perché subito dopo il mezzo punto andiamo a lavorare i 3 punti bassi. Ecco perché è importante in questo caso avere il multiplo di 8. Concludo con la catenella e poi vado a chiudere nel primo punto basso con punto bassissimo. E qui abbiamo la catenella e in maniera semplicissima abbiamo realizzato lo sprone quadrato. Ora andiamo a lavorare il secondo giro. Durante il secondo giro dobbiamo lavorare punti bassi e nello stesso tempo andare a creare gli aumenti. Anche qui semplicissimo, lavoreremo sempre dei punti bassi. Faccio una catenella sempre con lo stesso colore. Dunque, affinché ad ogni giro non si sposti il punto di avvio e di chiusura, vado a lavorare sempre il primo punto dell'aumento fin da subito. Lo andrò a concludere con l'altro punto e la catenella solo alla fine, quando avrò concluso, e quando inizierò il terzo giro inizierò esattamente allo stesso modo, ma tanto lo facciamo insieme. Per 4 giri faremo insieme il lavoro, così poi voi lo potete ripetere finché non si raggiunge l'altezza che ci occorre per la nostra taglia. Vado nella catenella precedente e faccio un punto basso. Poi vado a lavorare il punto basso che ho al di sotto dove ho chiuso il primo giro. E proseguo lavorando un punto basso in ciascun punto. Ho l'ultimo punto, il 18°, prima della catenella e poi qui il marker ci segnala che abbiamo la catenella, per cui la togliamo e anziché andare a lavorare un punto alto, una catenella, un punto alto, come si fa solitamente, andiamo a realizzare un punto basso, quindi stravolgiamo davvero tutto, una catenella e un punto basso, sempre nello spazio della catenella. Riprendiamo il marker, che non solo mi aiuta per mostrare al meglio alle principianti cosa sto facendo, ma mi aiuta a capire dov'è la catenella, perché tra punti bassi non è che si capisca molto, no? Si nasconde perfettamente, mentre quando si lavorano punti alti no, è ben evidente il punto V. Poi un'altra cosa, questo aumento, un punto basso, una catenella, un punto basso, va benissimo per sviluppare una taglia S, una taglia M. Se bisogna sviluppare una taglia LXL, allora raddoppiate gli aumenti, per cui andrete a fare 2 punti bassi, 2 catenelle e 2 punti bassi. Vado a lavorare l'altro lato e allo stesso modo vado a lavorare il punto basso che ho al di sotto. Mi raccomando, non saltiamolo perché altrimenti ci ritroviamo con meno punti. Si nasconde un po' con l'aumento che lavoriamo prima. Vado a lavorare sempre un punto basso in ciascun punto. È davvero semplicissimo. Poi lo stesso fatto che non ci sono delle regole da seguire è meraviglioso. L'unica regola che seguiamo è la sequenza del punto di lavorazione, solo quella. Allora, sto per arrivare all'altro marcapunti che mi segnala il secondo angolo, dove andremo a fare l'aumento. Quindi lo tolgo un attimino e nello spazio della catenella qui vedete, si vede meglio perché abbiamo un punto alto e un mezzo punto. Andiamo a fare un punto basso, una catenella, un punto basso. Qui ci rimettiamo il marcapunti e proseguiamo. Ecco, vedete come si nasconde il punto successivo? E lo lavoriamo pure. A questo punto direi di continuare così e terminare anche questo secondo giro. Ci vediamo alla fine. In questo modo vediamo insieme come lavorare il giro numero 3. Vado a lavorare il penultimo punto basso perché l'ultimo lo andiamo a lavorare nella catenella iniziale dove ci ritroviamo il primo punto basso. Quindi entriamo e aggiungiamo l'aumento, quindi un punto basso,
una catenella, quindi possiamo spostare il marker e poi andiamo a chiudere il giro con un punto bassissimo nel primo punto, ma andiamo ad effettuare il cambio colore. Prendo la tonalità numero 33, che è un nero. Come sempre vi suggerisco di fare un cappio. Facciamo passare il cappio attraverso il primo punto e attraverso l'asola che abbiamo sull'uncinetto. Questo lo stringiamo per bene e mettiamo il marcapunti nella catenella di separazione. Facciamo una catenella e la prima variante la lascio qui. Durante il quinto giro la riprendo, quindi non sta qui il filo, ma sappiate che per comodità vostra potete pure staccarlo. Per il terzo giro dobbiamo andare a lavorare innanzitutto 3 punti alti consecutivi, un mezzo punto, 3 punti bassi e concludiamo sempre con un mezzo punto e ripetiamo questo blocco per tutti i punti che abbiamo sullo sprone. Come vi dicevo prima, inizio il giro andando a lavorare il primo punto alto nello spazio di una catenella, torno indietro e vado a lavorare il primo punto alto, che io sostituisco con un punto basso e un punto basso nella maglia dell'altro. Se non volete realizzare un punto basso sull'altro, allora vi consiglio di fare un punto basso e una catenella e poi andare a chiudere nella catenella realizzata. Andiamo nel punto successivo, che sarebbe esattamente questo, il punto dove abbiamo chiuso, non lo saltiamo, mi raccomando, e lavoriamo il secondo punto alto. Punto successivo, terzo punto alto consecutivo. Dopodiché abbiamo il mezzo punto, i 3 punti bassi ed il mezzo punto. Punto successivo, un mezzo punto, chiudo tutto. Nei primi 3 facciamo un punto basso. E concludiamo la sequenza con un mezzo punto. Riprendiamo la sequenza, 3 punti alti consecutivi. Trovo questa lavorazione molto divertente, tra l'altro, anche qui l'attenzione rimane sempre viva. Insomma, un altro di quei progetti dove non ci si annoia a ripetere sempre gli stessi punti, no? Poi un mezzo punto, 3 punti bassi consecutivi, 1, 2, 3, un mezzo punto. E poi di nuovo 3 punti alti, 1, 2, 3, un mezzo punto. Dopo il mezzo punto dobbiamo lavorare un punto basso, dopo il punto basso dobbiamo lavorare altri 2 punti bassi, no? Quindi cosa facciamo? Li andiamo a lavorare direttamente nell'aumento. Tolgo il marcapunti nello spazio della catenella, entro nello spazio e faccio un punto basso, una catenella, un punto basso. Vedete, rimango fedele alla sequenza di punti. Vado a mettere il marker nella catenella di separazione. Dopo i 3 punti bassi consecutivi vado a lavorare un mezzo punto. Ricomincio la sequenza, 3 punti alti consecutivi, 2, 3, un mezzo punto, 3 punti bassi consecutivi e concludo col mezzo punto. E poi riparto, 3 punti alti consecutivi. Avete visto? Cioè è semplicissimo, non faccio altro che ripetervelo e il progetto viene davvero bene, eh? Poi un mezzo punto, 3 punti bassi consecutivi, 2, 3, un mezzo punto, per cui facciamo 3 punti alti consecutivi, 1, 2 e 3. Dobbiamo realizzare l'aumento. C'è il marker che ce lo segnala, lì c'è la catenella. Quindi cosa andiamo a lavorare nello spazio di una catenella? Lavoriamo un mezzo punto, quindi chiudiamo tutte le asole insieme,
lavoriamo la catenella e poi lavoriamo il punto basso, il primo di 3, e iniziamo nuovamente la sequenza. Il primo punto basso l'abbiamo fatto, facciamone altri 2 per un totale di 3 e concludiamo la sequenza con il mezzo punto. E voilà! Avete visto? Questo significa che ad ogni giro dove realizziamo l'aumento non ci sarà uno stacco netto di punti alti, catenella, punti alti, perché rimaniamo fedeli al punto ondine. Chi sta lavorando una taglia LXL, per cui ad ogni catenella fa l'aumento di 2 punti, una catenella 2 punti, magari si potrebbe chiedere: e io cosa ci lavoro? Semplicissimo, ti faccio un esempio direttamente qui. Avrei dovuto dirlo prima, ma lo stesso discorso vale anche per il giro precedente. Se qui ho lavorato un mezzo punto, una catenella e un punto basso, se avessi fatto una taglia LXL avrei lavorato un mezzo punto, un punto basso, una catenella e 2 punti bassi, quindi avrei spostato questi punti proprio nell'angolo. Ora, detto anche questo, penso che abbiamo già intuito il meccanismo. Termino anche questo giro e poi ci rivediamo durante il quarto giro, dove praticamente andremo a ripetere il secondo. E guardate qui che bel risultato, abbiamo tutte queste ondine, ma la cosa che mi fa impazzire è che sulla parte del collo abbiamo anche le ondine. Questo significa che sicuramente, terminato il progetto, non lo andrò a rifinire, perché appunto noteremo una volta indossato queste ondine attorno al nostro collo. Fantastico! Sono alla fine del giro, devo fare i 3 punti bassi consecutivi. Dopo i 3 punti bassi mi tocca fare il mezzo punto, quindi faccio il mezzo punto e poi faccio la catenella. E se vi ricordate, avevamo iniziato con i 3 punti alti consecutivi. Stiamo terminando col mezzo punto, dopo il mezzo punto si lavorano i 3 punti alti, anche qui rimaniamo fedeli al multiplo del punto di lavorazione. Nonostante noi creiamo sempre aumenti ad ogni giro, ne creiamo sempre uno a destra e uno a sinistra, la sequenza del punto ondina è sempre fedele, perché gira e rigira, iniziamo e terminiamo il giro in maniera coerente. Fantastico! Io ovviamente non è che sto scoprendo tutto questo adesso, perché ho già fatto il campioncino, comunque doveva essere un maglioncino, lo stavo facendo, detto con tutta sincerità, per i fatti miei, però ho pensato è un progetto super facile, potrei fare cosa gradita alla mia community, no? Dopo averne parlato anche su Instagram, dopo aver fatto sondaggi eccetera eccetera, sono adesso qui a condividere con voi questo maglioncino top down particolare. Io amo realizzare progetti in questo modo, senza seguire regole, seppur un criterio, una coerenza ci sia. Detto questo, la catenella l'ho fatta, quindi vado a chiudere nel primo punto alto che io ho sostituito con le 2 maglie basse, quindi entro. Se avete fatto la catenella entrate direttamente nella catenella. Il quarto giro si sviluppa sempre con lo stesso colore e si sviluppa andando a lavorare semplicemente dei punti bassi, per cui proprio come abbiamo fatto durante il secondo giro andiamo a lavorare un punto basso in ciascun punto. Quindi faccio la catenella, ritorno indietro nella catenella di separazione e lavoro il primo punto e l'aumento lo riprendo a fine giro. Vedete che non si sposta l'inizio e la fine del giro, sta sempre perennemente nell'angolo. Ora andiamo avanti, primo punto basso, secondo punto basso e continuo lavorando un punto basso in ciascun punto. L'abitudine di lavorare le borse con l'uncinetto a coltello fa sì che io praticamente lavori sempre a coltello, però siccome ho iniziato la lavorazione tenendo l'uncinetto in questo modo, costantemente devo tenerlo in questo modo. Se poi lo continuassi con la lavorazione a coltello, cambierebbe la tensione del mio filo, perché mettendolo così la mia mano è molto più stretta rispetto a quando tengo l'uncinetto a coltello. Comunque, a parte queste chiacchiere, non so quanto possano interessarvi, sto arrivando al primo angolo. Ok, ultimo punto, sono nell'altro angolo, andiamo a lavorare benissimo un punto basso
una catenella, un punto basso. Ora ripeto anche qui, se stai lavorando una taglia LXL aggiungi 2 punti bassi in più, per cui andrai a lavorare 2 punti bassi, una catenella, 2 punti bassi. Volendo potreste lavorare anche 2 catenelle, magari il lavoro è un po' più largo. Vado a lavorare il punto successivo, non dimentichiamolo, e continuo sempre in questo modo. Dunque io penso di avervi mostrato tutto. Una volta che termino questo quarto giro, cosa andrò a fare? Andrò a cambiare nuovamente il colore, passerò a questa bellissima tonalità fucsia e oltre a cambiare tonalità vado a ripetere il giro numero 1 che ho realizzato poco fa insieme a voi. Ve l'ho detto all'inizio, il punto ondina si sviluppa su 4 giri, non faremo altro che ripetere questi 4 giri finché non raggiungiamo i centimetri che ci occorrono per la nostra taglia. Guardate, vi faccio vedere un po', ovviamente siamo all'inizio e lo sprone è piccolino piccolino. Io come sempre vi scrivo qui in alto il numero di giri che andrò a lavorare io per una taglia SM. Bene, ho terminato la prima parte del lavoro lavorando in totale 18 giri. La manica misura 17 cm, 17 cm e mezzo, siamo lì. Qui abbiamo una larghezza da 38 cm. Dunque io mi fermo qui con queste misure perché per una taglia S vanno più che bene. Ovviamente ho già provato il progetto e devo dire che è su misura per me. Poi se volete il progetto con una comodità maggiore, siete tra la S e la M, potete anche andare a realizzare altri 2 giri, in questo caso con il nero, rispettando sempre la sequenza di punti che vi ho mostrato prima. Ora, per capire se il giro manica è corretto, basta andare a prendere la circonferenza del braccio, no? Qui io mi ritrovo 17 cm più 17 cm sull'altro lato sono 34 cm e per me vanno più che bene. Mentre per quanto riguarda la circonferenza seno, nel mio caso non ci siamo, perché come avete visto ho una larghezza di 38 cm, 38 cm davanti più 38 cm dietro, mi ritrovo una circonferenza all'incirca di 76 cm. Considerate che la mia circonferenza è 84, dovrò aggiungere qualche catenella qui negli angoli per avere una circonferenza maggiore. Quindi in sostanza ho bisogno di aggiungere 8 cm, magari distribuire 4 cm a sinistra e 4 cm a destra. Ovviamente adesso devo chiudere il lavoro. Nello stesso tempo che lo chiudo aggiungo quei centimetri che mi occorrono per la circonferenza seno. Anche voi, per adattare il progetto alla vostra taglia, prendete la vostra circonferenza, misurate il vostro progetto e lì decidete quanti centimetri aggiungere. Credo sia piuttosto semplice. Dunque ho il lavoro alla mia destra, quindi devo continuare. Quando arrivo all'angolo inizio ad agganciarmi dall'altra parte, chiudendo così il giro manica. Devo agganciarmi assolutamente col secondo colore. Entro, prendo il nero e chiudo punto bassissimo. Faccio una catenella e proprio come ho fatto fin dall'inizio vado a lavorare nella catenella, nello spazio di una catenella, e sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi. Qui ho già fatto un punto, teniamolo bene in mente. Continuo con la sequenza del punto di lavorazione, per cui faccio 3 punti alti consecutivi, un mezzo punto, 3 punti bassi consecutivi, un mezzo punto e continuo ripetendo questo blocco per tutta la riga. Ci vediamo direttamente all'angolo. Poi devo fare un punto basso, poi faccio un punto basso nella catenella di separazione e nel frattempo che congiungiamo le 2 estremità dobbiamo sempre tenere conto del multiplo di lavorazione che è sempre 8. Vediamo, aggiungo 1, 2, 3, 4 catenelle. Vediamo se raggiungiamo 4 cm. Dobbiamo calcolare che abbiamo fatto i primi 2 punti bassi. Sulla catenella nel giro successivo faremo un punto basso, un mezzo punto, un punto alto, quindi qui andrò a fare un punto alto. Dobbiamo rispettare la sequenza dei punti.
Quindi basta fare questo calcolino che vi ho appena mostrato ed il gioco è fatto. Se aggiungete 4 catenelle, però nello stesso tempo dobbiamo vedere se queste catenelle rappresentano 4 centimetri che mi occorrono su un lato, quindi 1 e 2. Vediamo quanti centimetri ho. Ho praticamente 5 centimetri che sono un po' troppi. Ok, rieccomi, ho fatto un piccolo calcolino. 4 catenelle erano troppe, però non ho tenuto in considerazione una cosa. Visto che stiamo chiudendo la circonferenza, dovevo tenere conto dei punti che ho lavorato. Allora seguitemi e con questo stesso criterio potrete adattare il progetto alla vostra taglia. Dunque, cosa ho fatto? Ho contato i punti che mi ritrovo sulla parte davanti o dietro ed esattamente ho 54 punti. Una volta che lavoro anche la parte dietro, considerando anche un punto in ciascun angolo, in ciascuno spazio di una catenella, ho altri 54 punti per un totale di 108 punti sulla circonferenza. Ora, 108 non è assolutamente multiplo di 8, questo significa che non potremmo continuare con il nostro punto di lavorazione. Ora, siccome ho bisogno di un numero di punti che sia multiplo di 8 e nello stesso tempo ho bisogno di allargare la circonferenza, cosa ho fatto? Sono andata a ricercarmi il multiplo di 8 ed è 112. Io devo avere 112 punti, ne ho 108, quindi significa che devo aggiungere 4 punti. Come li aggiungo? Ne aggiungerò 2 a sinistra, quindi anziché fare 4 catenelle ne farò soltanto 2 e 2 catenelle le farò alla mia destra. In questo modo avrò un totale di 112 punti e potrò eseguire passo passo la sequenza del punto ondina. Questo per dirvi cosa? Intanto andate a contare quanti punti vi trovate davanti e dietro, calcolate. In caso di una taglia diversa dalla mia, vedete se quel numero che avete è multiplo di 8. Casomai aggiungete in base a quanti centimetri vi occorrono per la vostra circonferenza. Io spero sia tutto chiaro, infatti avete visto, anch'io mi sono sbagliata e vi mostrerò tutto nel tutorial senza fare tagli, perché in questo modo secondo me sarà molto più comprensibile tutto il lavoro. Quindi adesso cosa faccio? Disfo questo lavoro, quindi lascio 2 catenelle, 1 e 2, e tengo conto della sequenza dei punti che stavo lavorando. Ho fatto un punto basso, un altro punto basso sulla catenella successiva, dopodiché un mezzo punto. Dopo il mezzo punto dobbiamo lavorare il punto alto, il primo di 3. Prendo il filo ed esattamente nella catenella di separazione vado a lavorare il punto alto. Quindi prendo il filo, chiudo, stringo bene senza troppo eccesso e 2 e chiudo. Ora dai, facciamo una prova, vediamo quanto misura, spero che ci siamo. Perfetto, dai, io credo che sì, ci siamo, perfetto, 4 centimetri, super contenta, bene, bene, bene. Quindi dai, continuo il lavoro, riprendo la sequenza, avete visto? È super facile. Quindi secondo punto alto, terzo punto alto consecutivo, mezzo punto e poi i 3 punti bassi consecutivi. Procedo, quindi continuiamo, ci vediamo nuovamente all'altro angolo, così andiamo a chiudere definitivamente la circonferenza. Adesso vado a fare il mezzo punto, poi vado a fare il punto basso, il primo di 3 nella catenella, il secondo punto basso di 3, aggiungo una catenella, un'altra catenella, un punto basso, un punto basso, un punto basso, un mezzo punto, vado a lavorare un altro punto alto e casualmente l'abbiamo qui. Avete visto come tutto coincide? Il punto alto, il primissimo, l'avevamo iniziato all'inizio. Quando nel giro successivo termineremo con un mezzo punto alto dopo la sequenza dei punti bassi e abbiamo qui il punto alto, abbiamo la certezza che abbiamo calcolato bene il multiplo. Vado direttamente a chiudere il tutto nel primissimo punto alto. Entro, prendo il filo e chiudo a punto bassissimo. Quindi catenella e sono pronta per andare a lavorare a giro sulla circonferenza che mi sono creata i punti bassi. Facciamo una prova, vediamo intanto quanto siamo. Allora da qui a qui
qui 42, felicissima, sono a 42 centimetri, quindi 42 su un lato e 42 sull'altro lato sono ad 84 centimetri, la misura perfetta per me. Però, come vi dicevo prima, provo il tutto e se tutto va bene ci rivediamo per continuare, altrimenti disfo tutto, che vi devo dire, e troviamo un'altra situazione. Ma penso che ci siamo, dai. Sì, raga, voglia che ci siamo, l'ho appena indossato, è perfetto. Io felicissimo, ovviamente, perché comunque sto facendo un buon lavoro, sono contenta e quindi posso andare avanti e terminare il progetto velocemente. Allora, qui dopo che abbiamo realizzato lo sprone, poi qua tutto in discesa perché è facilissimo, non dobbiamo fare altro che ripetere i 4 giri del punto ondina. Qui questa volta non dobbiamo fare gli aumenti, non dobbiamo fare assolutamente nulla se non andare a lavorare un punto in ciascun punto. Primo punto alto, entro, qua è semplicissimo, faremo un punto basso in ciascun punto, quindi 1, 2, 3 e continuo. Ci vediamo qui, così lavoriamo le catenelle insieme. Un punto basso nel punto basso, un altro punto basso sul punto basso, sono alle 2 catenelle, anzi cerco di prendere tutta la catenella, magari mi inserisco nella maglia dietro, così non ho il punto troppo dilatato, e faccio un punto basso, anche qui prendo la maglia dietro. Non mi importa, devo inserire l'uncinetto, lo devo lavorare lì il punto. Ok, punto basso, quindi un punto basso nell'altro punto alto e procedo proprio come ho fatto dall'altra parte. Un punto in ciascun punto. Io direi di vederci nuovamente a fine giro, così lo iniziamo insieme, vi mostro un'altra volta il cambio colore e la sequenza di punti. Ora lavoro sulla catenella e il punto, mi aiuto con un ago così dilato un po' sta catenella, altrimenti non ne vengo a capo. Ok, quindi prendo il filo e chiudo. E poi entro con l'uncinetto, guardate cosa faccio pur di entrare in quella maglia dietro, comunque un punto basso e poi vado a chiudere il giro esattamente nel primo punto basso realizzato all'inizio insieme. Ma lascio via questo colore e prendo il primo, che tra l'altro è finito. Chiudo con il primo colore. Catenella, qui stringo ed inizio con la sequenza dei 3 punti bassi consecutivi, esattamente questa. Vediamoli insieme, dai! Quindi primo punto, un punto basso, secondo punto, un punto basso, mezzo punto, 3 punti alti consecutivi, un mezzo punto, 3 punti bassi consecutivi. Adesso facciamo una cosa, sto per terminare questo filato e devo prendere un nuovo gomitolo. Vi mostro come lo aggancio, ma è semplicissimo, non faccio chissà che cosa, però alle principianti potrebbe essere utile vedere questo passaggio. Un mezzo punto, cioè io ormai nemmeno conto più, vado in automatico qui, perché a furia di lavorare questo punto praticamente le vostre mani lavorano da sole. 3 punti alti, giusto giusto, devo andare a prendere il secondo gomitolo col punto alto, allucinante. Ok, l'ho terminato, prendo l'altro filo, volendo potreste fare anche il nodino. Allora, accosto i fili così, guardate, li accosto, vado a prendere il filo nuovo, lo porto sull'uncinetto perché devo fare l'ultimo punto alto, entro e lavoro i 2 fili che ho, quindi 1 e 2, accosto tutti i fili e li vado a lavorare, quindi mezzo punto, chiudo tutto, poi un punto basso sui primi 3, 1, 2,
3. Io a questo punto direi di continuare anche da sole. Terminiamo il giro, ovviamente dovreste terminare con un mezzo punto nell'ultimo punto, nonché nella seconda catenella realizzata nel mio caso e nel caso di qualcuno di voi che sta realizzando la mia stessa taglia. Terminando con il mezzo punto alto significa che avete calcolato il multiplo del punto ondina in maniera corretta. Se terminate con qualche altro punto significa che c'è qualche cosa che non va, quindi quello sarà un campanellino d'allarme. Però penso non ci siano problemi perché vi ho mostrato come fare, l'ho fatto anch'io insieme a voi, sono stata presa anch'io di sorpresa. Credo di avervi mostrato che con semplicità possiamo ricalcolare nuovamente il multiplo sulla circonferenza, aggiungendo allo stesso tempo le catenelle che ci occorrono per il nostro giro manica nonché circonferenza seno. Bene amiche ed amici, ho completato la seconda parte, ho lavorato in totale 36 righe, ho allungato il mio maglioncino partendo dalla spalla fino a 47 centimetri. Se lo desiderate più lungo ovviamente farete qualche giro in più alternando sempre i colori. Il mio maglioncino arriva poco più in basso dell'ombelico, ma già sicuramente l'avrete visto indossato. Adesso devo andare a chiudere il giro. Come notate mi sono anche portata avanti andando a realizzare la prima manica. In questo momento vi mostro come andare a chiudere la zona in basso, la parte inferiore, che io non ho rifinito perché voglio rimanere fedele alle ondine del punto di lavorazione. Quindi l'ultimo giro è stato il giro a punto basso. Volendo potreste fare sia un bordino a punto ventaglietti o a punto Prada, a punto gambero o altrimenti a punto bassissimo per andare a rifinire il tutto, però sappiate che leggermente va a stringere la zona inferiore. Io lo lascerò così per gusto mio personale. Quando ho lavorato l'ultimissimo giro a punto basso, anziché iniziare il giro con un punto basso, ho iniziato direttamente con una catenella per poi andare a realizzare l'asola con ago e filo. Il solito passaggio che faccio con le borse, no? L'ho fatto anche per il maglioncino. Quindi guardate, catenella, punto basso, mi inserisco e vado a chiudere così in maniera invisibile, non ci sarà alcun scalino, quindi non vado a fare due punti bassissimi per eliminarlo, assolutamente no. Quindi non mi rimane adesso che bloccare per bene il filo e nasconderlo tra le maglie. Volendo posso andare a bloccare il primo filo con il secondo filo, faccio 2 nodini, in questo modo siamo sicuri che non si sfila il lavoro. E adesso che ho i 2 fili nella cruna del lago, li vado pian pianino a disperdere. Maglioncino pronto. Occupiamoci della manica. Ovviamente il mio giro manica è diventato leggermente più grande perché, se vi ricordate, per chiudere lo sprone ho aggiunto 2 catenelle per arrivare alla circonferenza seno adatta alla mia taglia. Infatti se vado a misurare non sono più a 17 cm quelli che avevo lasciati liberi all'inizio, ma sono addirittura a 20 cm. Quindi 20 cm più 20 ho una circonferenza da 40 cm che per me, o comunque per il progetto che ho realizzato, è un po' troppo. Se avessi realizzato il progetto oversize allora ci poteva pure stare, però in questo caso no, tant'è che ho realizzato la manica, ho fatto prove su prove. Infatti vi consiglio vivamente di provare il capo e una volta accertate che tutto è a posto continuare, altrimenti fare delle modifiche come ho fatto io con la realizzazione della prima manica. Ho sfilato il lavoro un paio di volte perché non mi ritrovavo bene con le diminuzioni, però poi ho trovato la soluzione e adesso vi mostro come l'ho realizzata e applicherò praticamente lo stesso procedimento. Ovviamente potrete seguire lo stesso procedimento per adattare le misure alla vostra taglia, è ovvio, il principio rimane sempre lo stesso. Dunque nel mio giro manica mi ritrovo esattamente 52 punti. Il primo è questo e l'ultimo punto esattamente questo. Per lavorare la manica lavorerò sempre allo stesso punto di lavorazione, quindi devo avere sempre un multiplo di 8 al di sotto. Il 52 non lo è assolutamente. E tra l'altro qui abbiamo sia le 2 catenelle che il punto alto su ciascun punto. Quindi cosa ho fatto sull'altra manica? Sono andata a ricavarmi il multiplo andando a lavorare su questa zona altri
punti che sommandoli ai 52 fossero multiplo di 8 e gradualmente, giro dopo giro, ho diminuito sempre di 4 punti per poi ritrovarmi ad avere esattamente un multiplo di 8, ovvero 40 punti totali. Mi inserisco nel primo punto, vado a lavorare ovviamente sulla parte frontale. Faccio innanzitutto una catenella per bloccarmi il filo. Nello stesso punto vado a sostituire il primo punto alto con le 2 maglie basse, casomai aggiungete altre 2 catenelle. Quindi 1 e 2. Intanto vado a lavorare i miei 52 punti, quindi arriverò al marcapunto rimanendo fedele alla sequenza di punti del punto ondina. Quindi io continuo e ci vediamo direttamente al marcapunti, perché comunque la zona che ci interessa, che mi interessa più che altro mostrarvi, è questa qui, la zona delle diminuzioni. E poi il 52esimo punto si trova qui e devo fare un mezzo punto. Vado a lavorarmi in totale 4 punti. Vado a fare un punto alto in questo punto qui, praticamente coincide con la catenella dello sprone. Poi vado a lavorare una diminuzione prendendo la riga del punto alto, quindi prendo il filo, entro nel punto alto e chiudo solo le prime 2. Riprendo il filo, entro sempre nello stesso punto alto, nella stessa riga e chiudo le prime 2 asole. Ne ho 3 e ho fatto il 54esimo punto. Qui, se vi ricordate, vi sono le 2 catenelle che mi sono servite per raggiungere la mia circonferenza seno. Prendo il filo, prima entro nella primissima catenella che mi ritrovo in questo modo, è un po' strettina, e chiudo le prime 2 asole. Riprendo il filo, entro nella catenella successiva, 3 asole e chiudo. Fatto questo, prendo il filo e vado a fare un mezzo punto alto esattamente in questo spazio, ovvero nella riga successiva. Quindi chiudo tutto. Vado a chiudere il giro nel primo punto con punto bassissimo. Ok. Catenella. Vado sempre a diminuire in questa zona, sotto l'ascella in pratica, e prendo i miei marcapunti e vado a segnarmi i punti che devo andare a diminuire. Qui ho il primo punto ed il secondo punto, quindi inizierò già con la prima diminuzione. Poi andrò a diminuire questi 2 punti precedenti al punto di avvio, quindi seconda diminuzione, terza diminuzione, e prendo poi altri 2 punti, quarta diminuzione, vado a segnarmi il primo punto, quindi in totale ho ben 8 punti. Questo significa che inizio a diminuire subito, a lavorare 2 punti insieme all'inizio, nel frattempo vado a lavorare un punto basso in ciascuno e quando mi ritrovo al marcapunti inizio con le diminuzioni. Tolgo il marcapunti, per adesso non mi serve, entro nel primo punto e prendo il filo. Entro nel secondo punto, prendo il filo, ho 3 asole e ho chiuso 2 punti insieme. Poi vado a lavorarmi un punto basso in ciascun punto. 49esimo punto basso. Ok, qui ho il marcapunti, quindi inizio con le mie diminuzioni. Vado a lavorare 2 punti insieme. Entro nel primo, nel secondo, 3 asole e chiudo. 50. Altra diminuzione, 51, altra diminuzione, 1 e 2 e ho un totale di 52 punti. Adesso entro nel primo punto basso e vado a chiudere con punto bassissimo, ma nello stesso tempo devo cambiare colore. Lo faccio passare attraverso il primo punto basso, quindi la diminuzione, la prima diminuzione attraverso l'asola. Faccio una catenella e sono pronta per iniziare il terzo giro. Faremo nuovamente 4 diminuzioni e nello stesso tempo lavoreremo il punto ondina. Stavolta ad inizio riga ne faccio 2. Quindi vado a lavorare 1 e 2 insieme, 1 e 2 insieme. Mentre dall'altra parte, prima della chiusura, lavoreremo questi 2 punti insieme e questi 2 punti insieme.
Entro, prendo il filo, entro nel punto successivo, 3 asole e chiudo. Primo punto e ripeto e faccio la seconda diminuzione consecutiva. Nel frattempo mi lavoro la coda dietro. Poi faccio un terzo punto basso e così via. Anche in questo caso ci vediamo dove c'è il marcapunti. Dopo il mezzo punto lavoro i 3 punti alti, 1, 2. Adesso ho il marker, quindi vado a lavorare sia la diminuzione che il punto alto. Vado a diminuire con il punto alto, chiudo le prime 2, entro nel punto successivo, chiudo le altre 2, 3 asole e chiudo. Adesso devo lavorare il mezzo punto, quindi prendo il filo, entro nel primo punto, riprendo il filo, entro nell'ultimo, 5 asole e chiudo tutto. Quindi come notate sono fedele durante questo giro al multiplo di 8 al punto ondina, perché ho iniziato con i 3 punti bassi e ho terminato col mezzo punto e prima avevo lavorato i 3 punti alti. Come notate tutto torna alla fine e vado a fare il secondo giro sempre con il fucsia a punto basso, nonché il quarto giro. Quindi vado a diminuire 1 e 2, 1 e 2 e metto il marcapunti. Vedete, segno i primi 4 punti prima della chiusura e poi vado a segnare i 4 punti dopo la chiusura, 1, 2, 3 e 4. È super semplice, entro nel punto sottostante, prendo il filo, nel punto successivo e faccio la prima diminuzione, stessa cosa con gli altri 2. Quindi siamo a 2 punti. 3, 43esimo punto, quarantaquattresimo ed ultimo punto. Quindi vado a diminuire, qui mi raccomando stringete bene le asole, altrimenti il lavoro viene con gli spazietti vuoti. Qui ho il primo punto bassissimo, prendo il nero e vado a chiudere. Catenella, posso iniziare il giro con la sequenza del punto ondina e nello stesso tempo andrò a fare l'ultima diminuzione. Andrò a diminuire 1, 2, 1, 2, vado a segnarmi i primi 4 punti di sinistra e i primi 4 punti di destra. Vado a sostituire il primo punto alto con le 2 maglie basse, ma le 2 asole non le chiudo, riprendo il filo, entro nel punto successivo, chiudo le prime 2 e quando ho 3 asole chiudo tutto, primo punto alto, ripeto una seconda diminuzione, 1 e 2 e ho un totale di 2 punti alti consecutivi, vado a fare il terzo ed ultimo e poi riprendo il mezzo punto e i 3 punti bassi consecutivi. Ci vediamo al marker. Dunque, qui ho fatto i 3 punti alti, un mezzo punto, un punto basso di 3, un secondo punto basso di 3. Iniziamo con la diminuzione. Vado a fare la diminuzione con i punti bassi, 3 asole e chiudo, e gli ultimi 2 punti un mezzo punto, quindi riprendo il filo, entro, 5 asole, chiudo tutto. E come notate anche qui siamo fedeli al punto ondina. Vado a chiudere nel primo punto alto con punto bassissimo, stringiamo bene mi raccomando, catenella e adesso possiamo andare a lavorare un punto basso in ciascun punto per un totale di 40 punti, almeno io. Non farò più diminuzioni perché ho raggiunto la circonferenza che interessa a me. Ho lavorato un totale di 58 righe fino a qui, ovviamente fino al primo giro di diminuzione in nero. Da questo punto fino al giro polso sono a 47 centimetri. Anche qui regolatevi in base alla lunghezza che desiderate dare alla vostra manica. Per esempio io qui sto indossando una felpa che
adesso mi arriva praticamente alle nocche, vedete? Il maglioncino arriva praticamente al polso, è proprio giusto. Se lo volete leggermente più lungo, anche qui andate a realizzare 2 giri in più. Una volta che la completo, vado a chiudere, ve lo mostro adesso, con ago e filo, proprio come ho fatto con la zona inferiore. Anche qui, quando ho lavorato l'ultimo giro punto basso, ho iniziato con la catenella che si trova esattamente qui. Questo perché? Per andare a realizzare l'asola con ago e filo e per avere una chiusura invisibile. Mi inserisco nel primo punto basso, al centro dell'ultimo, stringo bene, mi raccomando, e poi vado a nascondere il filo tra le maglie, magari vado a fare un nodino con l'altra variante e poi nascondo il tutto. Anche qui lascerò la manica irregolare per avere la texture del punto ondina proprio sul bordo. Sulla parte del collo andrò a nascondere semplicemente la coda iniziale delle catenelle iniziali. Non vado a rifinire nemmeno la zona del collo, sempre per lo stesso motivo, per avere l'irregolarità del punto ondina che mi piace tanto. Ovviamente voi siete liberi di andare a personalizzare il progetto e andarlo a rifinire a punto basso, a punto prada, a punto ventagli o anche a punto gambero, insomma. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Io spero di avervi fatto cosa gradita, spero che vi sia piaciuto il progetto, che l'abbiate trovato facile. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, lasciate un bel pollice all'insù se questo progetto e video vi sono piaciuti. Se provi a replicarlo, mi raccomando, fammelo sapere, inviami tutte le tue foto e taggami sui tuoi post, sulle storie di Instagram, in questo modo non mi sfuggiranno tutti i tuoi progetti. Il materiale che ho utilizzato, parlo dell'amore cashmere super soft, bellissimo, lo trovate sul sito www.borgodepazzi.com, stiamo parlando sempre di un filato made in Italy, e inserendo al checkout il codice promozionale che vi lascio qui in sovraimpressione e sotto al video nel box informazioni, riceverete un buono sconto dal valore di euro 5. Questo codice promozionale è valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Mi raccomando, continuate a seguirmi per non perdervi i prossimi progetti. Vi ringrazio ancora una volta per essere stati in mia compagnia, vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial. Un bacino a tutti!